E finalmente quest'anno sarò all'High-End Munich, ossia la fiera di hi-fi e high-end più importante di Europa, e sarò in compagnia di Emidio Frattaroli, mega direttore generale di AV Magazine. Lo raggiungerò a Milano, prima tappa Firenze Santa Maria Novella, qui insomma. Oh, eccoti qua, Emidio. Oh Johnny! Buongiorno. Buongiorno. Che ci fai qua? Ma sono venuto a giocare con il nuovo 115 pollici di TCL che è stato appena presentato e comunque mi sa che è ora, dobbiamo andare? Si va, Allora, vai. Dai, andiamo. Com'è che siamo insieme in questa macchina, Emidio? Non lo so, era accattato, forse gli serviva un passaggio per Monaco di Baviera, penso. Non mi ricordo com'è andata, però lui mi ha detto: ma perché non vieni a Monaco? E io ho detto: Dai, la fiera più importante d'Europa e dell'anno sull'alta fedeltà. Arriviamo in tarda serata a Monaco, tutto chiuso, i tedeschi vanno a letto presto, ci salva un Burger King, santo subito. La mattina dopo siamo pronti, partenza via verso la fiera. Guarda il passo del Frattaroli, il passo da fiera del Frattaroli. Appena entrati mi fiondo allo stand Lamborghini Technics perché adoro la mia pandina che sfreccia sui colli toscani, ma insomma ci siamo capiti. Poi per Technics ho un debole, inutile nasconderlo. Ho anche pubblicato un piccolo clip su TikTok e i link dei social di Vinylicamente sono in descrizione, così come i link che vi portano ai canali Telegram dedicati alle offerte su vinili, CD e ovviamente audio e hi-fi. Andiamo a vedere il cavo da 500.000 euro. È Cavi. fatto in pelle umana? No, vabbè, sono cavi con argento, oro dentro, cioè zensati, e poi notare l'abbinamento di colore tra i cavi e i diffusori Bergman, scusami, Brodmann. Qua la scena è bella, dietro, bella a fuoco. Oh, naturalmente gli spezzoni audio servono solo a colorare questo reportage, non hanno la minima pretesa di restituire la scena sonora così come l'abbiamo vissuta nelle varie salette dimostrative. Basterà tenere le antenne dritte per capire quali sono i setup che ci hanno convinto di più, perché lo diremo chiaramente. Sono passati pochi minuti, ma ho già capito di essere in un mondo alternativo escluso ai comuni mortali, o perlomeno escluso a me e a molti come me. Questo però non mi impedisce di apprezzare alcuni componenti in cui la tecnologia si spinge al massimo di pari passo al design, talvolta in modo estremo e devo dire non sempre felice. Insomma, non è che se un componente costa 100.000 euro diventa automaticamente bello. E se è bello ciò che piace, in mezzo ai componenti di lusso ho visto cose che voi umani... Dicevo, ho visto cose molto belle ed altre molto brutte. E mentre immaginavo i soldoni tintinnare davanti ai miei occhi, ho avuto un'epifania. Una domanda un po' fuori dalle righe, nel senso che mi sono accorto subito di una cosa, che c'è poca figa. Allora, vero, perché oggi è la giornata dedicata agli operatori. Tendenzialmente, quindi c'è poca roba, fallocentrica. no, sì, è fallocentrica, però ci sono, vedrai, addette stampa, eccetera, ci sono, diciamo, il sesso femminile ben rappresentato. Invece il weekend, che è aperto ai consumatori, ci sono anche le famiglie. Ok, e quindi lì vai a caccia di MILF praticamente. Sì, no, lì c'è proprio la fregna vera, no? La fregna vera. Il primo wow della giornata ce lo strappano i nuovi diffusori del brand svedese Marten. Le Coltrane Quintet sono esteticamente invitanti e sonicamente sorprendenti. I'm so hard to see. Allora Emidio, io sono arrivato da poco e già mi sono bagnato abbondantemente per te ormai... Anche di sudore, perché qua c'è da lavorare duramente, immagino. Te, questa via è casa tua, è Sì. la tua seconda casa. Sì. Andiamo. E ascolta, un consiglio for dummies per un appassionato come me da ribotta che vuole venire a Monaco. Allora, questo è un bellissimo parco giochi per giocare, per toccare i prodotti, anche per parlare con le persone. Sicuramente aspettatevi un tritacarne, soprattutto l'appassionato, il consumatore può venire qui solo sabato e domenica. Invece noi siamo qui giovedì Su e 4 venerdì, giorni. su 4 giorni. Giovedì e venerdì è dedicato agli operatori. Ok. Ma
qualche rivenditore riesce a farvi avere l'invito per venire anche i giorni prima, quindi organizzatevi. Per il resto, allora, innanzitutto fondamentale programmare il viaggio molto tempo prima per prendere dei voli low cost, per esempio, e anche degli alloggi giusti al centro. Poi Monaco è bellissima, e qui c'è tanto da vedere perché sono 3 piani, e quindi venite, navigate da soli e divertitevi, basta. E noi ci divertiamo. Harry Belafonte at Carnegie Hall, uno dei live più belli di sempre. Facciamo una prova su questo setup clamoroso. Dove siamo qui, Emilio? Siamo al MOC, anzi siamo davanti al MOC, perché purtroppo i ragazzi di Omega Audio Concepts per il secondo anno consecutivo non gli hanno dato la stanza, capito? Quindi sono un po' incazzati. Questo è un peccato perché merita assolutamente, però guardiamo il lato positivo. Abbiamo la libertà di fare come se fossimo a casa nostra, di mettere su un vinile, è una cosa spettacolare. È vero. Ok. Johnny. Andiamo già a sedere. E prima di tornare al MOC andiamo a divertirci allo stand di Key Audio, brand tedesco che presenta i nuovi diffusori attivi da scaffale Key 7 dopo il successo riscosso dai Key 3. Come per Omega Audio Concepts, la cosa bella di non stare nel mega capannone principale è avere la libertà di godersi la scena tutta per sé, e ne approfittiamo per scegliere qualche pezzo che ci esalta. Quando che spettacolo! C'è anche la scena. Area ristoro. Io stasera mi distruggo con schnitzel e asparagi, come se non ci fosse un domani, quindi preparati. Un po' di schnitzel sarebbe? La Wiener Schnitzel, la cotoletta. La cotoletta che hanno inventato loro. Perfetto. Quella bella fritta nel burro, proprio Ottimo, ignorante, capisci? Io se non mi imbottisco di orzettini Haribo ti faccio compagnia. Mi dicevi, Emilio, che è una novità. Questa è una novità. Questa è una novità assoluta. E questo brand è allora, Loewe è un brand tedesco che fanno i televisori. Ha avuto un po' di vicissitudini finanziarie ed è stata acquisita qualche anno fa ed è stata praticamente rifondata, e hanno televisori molto belli di fascia alta, in Italia sono ben distribuiti da Tecnostyle, e oggi diffusori veri. Non te l'aspettavi? Non me l'aspettavano. Esteticamente hanno il loro perché. Sì. Ma riconosco anche i driver sono di qualità. Buono. Per sapere i prezzi dei prodotti, delle novità che vengono esposte a Monaco, come bisogna fare? Allora, di solito chiedi agli addetti, cioè a persone che sono qui, e riconosci col badge in quel caso. Adesso proviamo, per esempio, a chiedere quanto costano. Quale sarà il prezzo di questi diffusori? Ma non ci caga. Giustamente, però la signorina gli doveva dire: qui c'è Johnny e Emilio, e doveva quindi interrompere tutto. Ma secondo te questa qui è la fiera con cui partire, come ho fatto io? Questa è la mia vera grande prima fiera? Allora, per l'appassionato secondo me no. Ok. No. Io consiglio Varsavia a fine ottobre, fa un po' freddino, costa ancora meno tutto Varsavia, ed è una fiera ancora più grande dal punto di vista delle dimensioni, però c'è tanta roba anche lì, tantissima roba, ed è un po' più semplice. Ok, cioè nel senso, qua è troppo, qua c'è veramente tutto il mondo qui. Questo è il problema. A livello di smanettamento, quindi l'appassionato può più spippolare a Varsavia? Sì. Ok. Sì, può più spippolare a Varsavia. A Varsavia sicuramente c'è anche qualcosa dal prezzo più contenuto. Qui soprattutto è high end, t'ho detto, c'è anche roba di fascia ultra bassa, Indiana Line, Q Acoustics e tanta Project sotto che hai già visto. A Varsavia c'è tanta roba low cost. Quindi io direi
per la prossima fiera di Varsavia, siccome io so tanto dove, andiamo insieme, so dai. dove abiti, Lo so. mi metto nel bagagliaio della tua macchina, tanto è spaziosa. A Varsavia si va in e aereo, mi quindi... dispiace. Comunque, Ormai fanno degli oggetti bellissimi, quindi giustificano questo aumento di prezzo vertiginoso, anche perché diventa anche un prodotto d'arredamento. Cioè, quanto costa un mobile di design? Non c'è limite alla decenza in quel senso. Quindi c'è ricerca sul diffusore di fascia altissima, ma anche la bellezza di una lavorazione del legno e dei materiali. Il lusso è il lusso, cioè, però è un lusso con la tecnologia della Formula 1, perché magari l'azienda che fa ricerca applica queste cose nei modelli top di gamma, perché comunque al cliente gli dà qualcosa in più rispetto ai modelli mainstream, e poi magari queste tecnologie vengono declinate nei modelli, no, a scendere. Pensa per esempio a BMW, a Bowers & Wilkins, ai Twitter Nautilus, che prima era solo nel modello Nautilus, costava un boato, adesso le trovi anche buona parte di quella tecnologia nel modello entry level della serie 600. Quindi a proposito di lusso senza ritegno, che però non entusiasma, c'è l'impianto proposto dalla cinese ESD con degli speaker a tromba da 811.000 euro. E visto che il sound non ci pietrifica sulle sedie a disposizione, ne approfittiamo per fare un po' di cinema. E in Italia dove consiglieresti di andare? Prima fiera, sempre la stessa domanda. prima fiera sicuramente ai Fidelity, ce ne sono due, una a Milano e una a Roma, quella di Milano è più bella sicuramente, e poi c'è il Gran Galà, sono 3 appuntamenti, Milano, Roma e Padova, e poi ci sono anche fiere super locali. E qui è una guerra a potersi sedere nel posto giusto ad ascoltare. Cioè qui è più se non ci pensi all'ascolto, qua vedi, tocchi i prodotti, fai domande, vieni anche coccolato dagli espositori, è molto bello, c'è tutto. Nella categoria lusso, un altro setup importante nel suono, nelle dimensioni e nel prezzo era quello proposto dall'italiana Sigma Acoustics, che ci ha deliziato con le Mat Vector XAC, due bestioni alti 1,85 m e pesanti 340 kg l'uno. Bella l'installazione della sala, una delle migliori per i miei gusti, dalle luci ai quadri scelti. E sempre a proposito di brand italiani, sono rimasto piacevolmente e insospettabilmente colpito dalle Naked di IO Design. Di solito amo un design più tradizionale, però questi hanno veramente tanto carattere e in più suonano da Dio. E io la Jaimito di Doña Urraca. Hola Carpanta. Emilio, 30 secondi sulla prima giornata. Giornata devastante come al solito, perché c'è tanta roba da vedere, tante persone da incontrare. Abbiamo ascoltato delle sale indecenti, imbarazzanti, disturbate dalla musica degli impianti adiacenti, veramente incredibile, però anche dei sistemi spettacolari. Io sono rimasto impressionato da 2 o 3 salette veramente top, di cui parlerò sicuramente, e anche sorpreso da degli impianti veramente oltraggiosi dal punto di vista economico, come il super impianto a tromba da 811.000 euro. Vabbè, lasciamo stare, va. Ecco, meglio lasciar stare e dedicarsi alla parte più bella della giornata. La cena al ristorante greco Limani, straconsigliato se andate a Monaco. Tutto molto buono, così come la compagnia, con una parte dello staff di AV Magazine e Audio Review, tutti uniti nei bagordi. Mezzo a voi il buon Marco Cicogna, storica e illustre firma del settore che conosco di persona proprio stasera e che mi riserverà più di una sorpresa.
Ma oggi hanno ancora fatto il convegno sul vinile. Sì, è vero. E lui non Ragazzi, c'era. ancora stiamo a parlare del vinile. Lo so. Beh, in ogni caso, impossibile non volergli bene. Pam, 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 Col pam, coro. pam, 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 L'hai pam. mai sentita col coro? Sì, ne ho solo 3 o 4 edizioni. Fatta per il Regno Norvegia. Anche perché le sue guide all'ascolto fanno veramente la differenza e sono le uniche in cui non mi sono addormentato. Okay, there is no way a nice hi-fi system can make a bad recording become a good recording. Al volo siamo nella sala stampa perché sta iniziando la seconda giornata. Obiettivo sta per obiettivo della seconda giornata, a parte mangiare, Imbucarsi al seminario di Steven Wilson sull'audio immersivo. ce la faremo? Difficile. In realtà ieri avevamo il posto, però come succede sempre qui a Monaco, Monaco è famosa per creare le situazioni per dare delle sole pazzesche a tutti. Quindi ho bucato l'appuntamento che avevamo, c'è la fila, proveremo. Ci proveremo. In fila perché è veramente interessante. No, non ci hanno fatto entrare da Steven Wilson, mortacci loro, però girando e rigirando alla fine sono riuscito a beccare il cicogna e così ne ho approfittato per tornare un attimo sul trapasso del vinile. Perché non abbiamo stampato il Eccolo qua, l'ho finalmente trovato, eccolo qua, in compagnia di Marco Cicogna, noto amante Ben del trovati. vinile. No, cioè slight mistake, un piccolo errore. Vinile. Così, lo lasciamo agli antenati. C'è qualche dubbio su questo formato, quindi intuisco. Il dubbio su questo formato c'è sempre stato, soltanto che un tempo era l'unico formato disponibile, quindi gloria al vinile. Abbiamo tutti iniziato con il vinile. Oggi ha ben poco senso, se no in chiave vintage collezionistica che può avere il suo significato, ma non come riproduzione musicale, come oggettistica. Sai quei bicchieri della nonna che in realtà sto cercando di buttare da anni, ma finché non mi muore la suocera non posso buttare. Quelli col bordino d'oro, no? Che non sono buoni. Vabbè, me la sono cercata e allora vado a consolarmi in mezzo ai miei amati vinili. C'era qualche stand interessante in fiera, ma il tempo era tiranno e non ho acquistato nulla, incredibile a dirsi. Bello questo stand dedicato alla riproduzione sul nastro, sono rimasto ipnotizzato. Prima o poi devo recuperare un registratore a bobina con cui suonare le splendide riedizioni di Emiolia Records, roba da mutanda bagnata. Fatemi andare via e non voglio vedere. A proposito di visioni, ho avvistato qualche nuova lavadischi come questa Clini, ma oltre a sembrarmi poco stabile ha un prezzo di listino di 620 euro e fa la stessa cosa di una Okinoki e credo peggio. Era presente anche The Gritter, di cui ho recensito sul canale la Mark II e avevo anche registrato un clip con loro, o meglio pensavo di averlo registrato. E poi sono andato a salutare un altro brand che da sempre mi è simpatico, uno di quelli che punta tutto sul rapporto qualità-prezzo e vince quasi sempre. Audio-Tecnica. Ho potuto incontrare di persona Sylvain Auchart, Managing Director per la Spagna, che mi ha mostrato il primo modello di cuffie Audio-Tecnica commercializzato nel 1974, e poi ho incontrato Edward Forth, manager per i progetti del brand a livello globale, che mi ha fatto sbavare su alcune testine che hanno fatto la storia del brand giapponesi. I clip integrali dei loro interventi sono su TikTok e quindi andateveli a pappare in abbondanza. A due passi da Audio-Tecnica c'erano gli amici di Solid Steel che prima o poi devo andare a trovare in azienda, mannaggia a me. Li ho avvistati, questo è Gaetano Conti, capo supremo di Solid Steel, Antonio Basile, responsabile marketing. Finalmente ci vediamo di persona, finalmente riusciamo a vederci in Germania e aspettando che tu possa venirci a trovare dalle nostre parti a Pescara, come abbiamo già detto, ridetto ampiamente. Ok. Per noi ormai Monaco High End è un appuntamento fisso, sono più di 10 anni che veniamo qua
e abbiamo un display basico di tutto quello che abbiamo in catalogo. Antonio ha una cosa molto interessante, Una chicca da mostrare. Lo vediamo prima. Antonio mi ha fatto vedere la recente aggiunta della tecnologia 3D sul loro sito, utile per capire dove posizionare il mobile in dimensioni reali e zoomabile per osservare i dettagli. Nagaoka, un brand che amo, una delle mie prime testine, eccola qua, la MP110, il primo switch importante su un giradischi che avevo all'epoca, che era la TLP 120 di Audio-Technica. Nagaoka, brand Giappo, come sapete io i Giappo li adoro. Altro brand molto interessante, Project. C'è più di un video sul canale, quindi andateveli a spulciare per bene, perché sono prodotti sempre interessanti, dall'ottimo rapporto qualità-prezzo. Che spettacolo, hanno fatto il menù tipo all you can eat con i componenti, gli accessori dei giradischi, grande idea, genialata. E qui c'è tutta la sfilza di bracci Project. Vabbè, io per stanotte dormo qui, mi lasciate qui. Ovviamente non solo giradischi entry level, casa Project, anche qualcosa di molto più importante esteticamente, costruttivamente, ovviamente anche nel prezzo. 12.000, così, tanto per. A proposito di gusti personali, a me piacciono le casse da morto, questi bei cassoni importanti. Questo è un brand che non conosco, però Frattaroli qua mi assicura che suonino bene, il prezzo è interessante, 1.700 alla coppia. Questo è gigante, nello studio non mi ci entra, però queste 1.200 alla coppia. Argon Audio, un brand di cui in diversi di voi mi hanno chiesto informazioni, non ho ancora provato niente, però la linea mi sembra interessante, il rapporto qualità-prezzo sembra molto interessante, soprattutto su questo modello TT4, un bel braccio in carbonio, testina ortofon, un plinto bello massiccio. Prima di tornare a casa, due parole al volo su alcuni, non tutti, dei prodotti per comuni e mortali. Bello lo stand Yamaha che ripercorre i 70 anni del brand nel mercato hi-fi, sempre affascinanti le linee dei diffusori ELAC e ottimo rapporto qualità-prezzo come da tradizione per le Indiana Line, che spero di potervi portare presto sul canale. You're a little shy. I like the way. E poi ho intercettato al volo Simone Consoli di Green Sounds, distributore italiano di Rega, che mi ha detto due cose sulle nuove testine del marchio inglese in arrivo a breve. Indovinate dov'è il clippino integrale? Bravi, è su TikTok. Sabato 11 maggio, ore 14:31, stiamo purtroppo già rientrando in Italia e allora ti chiedo così di botto senza senso, top e flop di Monaco 2024. Ah, giusto. Vabbè, top, la prima saletta in cui sono entrato, quella con i diffusori Martin Coltrane Quintet, straordinaria. Top anche la saletta con i diffusori Rockport e con elettroniche Absolair, con le dimostrazioni di Marco Cicogna. Top. E top anche la saletta con i diffusori di Aldo Zaninello, i micro diffusori Sigma Acoustics con i nastri che abbiamo ascoltato. Fantastici. Da Pelle d'Oca. E poi permettimi anche top la fanciullina nello stand Hi-Fi Rose, che sembrava uscita da un manga giapponese hentai per adulti, veramente sensazionale. Per me te l'appoggio. Flop. Sì. Allora, flop, il malcostume di alcuni operatori che chiacchierano e parlano durante le dimostrazioni dell'impianto, e anche la musica di merda che scelgono, che è veramente raccapricciante. Il prossimo anno glieli metto sì, e invece flop anche l'impiantone SD Acoustics, quei diffusori a tromba cinesi, tempestati di trombe da 811.000 euro solo il diffusore. E anche flop uno degli impianti con i diffusori Wilson Audio con le Chronosonic, un diffusore quasi da oltre 300.000 euro, che mi ha davvero deluso. Il diffusore è bello, ma l'impianto faceva veramente un po'... no.
così. Flop. E invece i miei top, ovviamente la presenza qui di Emilio Frattaroli che mi ha invitato, mi ha accompagnato, mi ha fatto da cicerone per il secondo top, che è la fiera di Monaco. Non c'ero mai stato, esperienza bellissima, distruttiva, dilaniante, però veramente bella dal punto di vista umano, professionale, nel senso che ci sono tanti operatori, c'è veramente un mondo, l'appassionato gode e stragode. E naturalmente poi c'è anche il top del considerare la fiera in sé per sé, ossia è una fiera che va bene anche per gli appassionati del mercato entry level, chiaramente settata sull'high-end, però c'è anche hi-fi entry level. E top anche gli orsetti Haribo di gomma, quelli della sala stampa. Flop, diciamo che se proprio devo trovare qualcosa in questa mia prima esperienza a Monaco, come sono state settate, sistemate le stanze per degli impianti di livello, deve essere fatto un lavoro di una qualità, di un'attenzione maggiore. Però ecco, questo è l'unico flop che potrei dire in questo caso, quindi nonostante abbia dichiarato mai più, vorrei tornarci imbucato nella mia macchina. Ok. È proprio vero che queste esperienze bisogna viverle in prima persona per poterle giudicare, ecco perché vi consiglio caldamente di andare a Monaco, passando però prima da altre fiere più a misura di appassionato, seguendo quindi le preziose indicazioni del mio compagno di viaggio e cicerone Emilio Frattaroli, che ringrazio per l'enorme disponibilità, professionalità e quella giusta dose di sana goliardia che non dovrebbe mai mancare, soprattutto in un mondo come quello dell'hi-fi che da anni è un po' ingessato e ha perso il contatto con il pubblico di massa. Nei clip dei top e flop che avete appena visto avevo ancora fiumi di adrenalina nelle vene per lo splendido Luna Park in cui ho viaggiato a perdifiato per 2 giorni, polpacci infuocati. Ma anche col senno di poi e dopo aver sedato i miei bollenti spiriti posso dire che sì, lo vorrei rifare e anzi non vedo l'ora. Ne può frega de meno, intanto ne facciamo una per sentire se l'audio è buono. Funziona, ok. C'è il super mega direttore generale di AV Magazine, Emilio Frattaroli. Stiamo guidando verso... sto guidando io da solo, ragazzo. Non ti faccio toccare questa macchina. Sta guidando verso Monaco e ci saranno tanti wurstel e tante gnocche. E tanta birra pure. E tanta birra.